Questo Werther nasce per una coproduzione con vari teatri, quindi era nato sperando che ci fosse il pubblico ed è andato in scena con il pubblico, esattamente 2 recite a Como. Dopodiché, finite le recite, finita la tournée, teatri tutti chiusi e opzione streaming. Naturalmente la prima difficoltà è una difficoltà tecnica, diciamoci la verità, perché quando per esempio le luci sono concepite per uno spettacolo dal vivo, con il pubblico eccetera, non sono le luci che si pensano per esempio per il mezzo televisivo, così come anche certi elementi scenici come per esempio l'intervento di alcuni tool che come dire, con un pubblico presente creano quella forma un po' di distanza, non solo fisica, anche un po' metaforica diciamo del linguaggio della drammaturgia. Un tool ripreso anche vicino con la telecamera, per esempio, può intercettare la trama del tessuto, quindi non è una cosa molto carina da vedere. Diciamo che sono espedienti tecnici fondamentalmente, non è che cambia particolarmente il racconto dei personaggi né la storia, perché già comunque si partiva da uno spettacolo, tra virgolette, Covid, quindi con tutte le difficoltà, le attenzioni, ma anche paradossalmente le opportunità che questa situazione contingente difficile ha presentato. Poi io diciamo appartengo alla categoria che una difficoltà deve essere trasformata in opportunità, quindi, e per fortuna sono stato anche aiutato da un testo che parla molto di incomunicabilità, quindi per un paradosso tutte quelle che sono le leggi della distanza, del non stare vicini con le bocche, del non guardarsi troppo vicini perché magari le goccioline vanno a intaccare, a infettare l'altra persona, con un testo come Werther paradossalmente non hanno creato quella difficoltà. Diciamo, se fosse stata una Carmen o una Traviata o una Sansone e Dalila, i problemi sarebbero stati molto più grossi. Questo ruolo io lo attendevo da tanti anni e mi ricordo all'inizio della mia carriera fu una delle prime cose che ascoltai, proprio perché insomma, la musica, insomma, Massenet, poi il repertorio francese in generale mi entra proprio nel cuore, non solo le armonie sono molto struggenti, molto romantiche. Io sono anche un romanticone, insomma, mi sono sposato a 18 anni, sono con mia moglie da 25 anni, abbiamo 3 figlie stupende. Sono un po' stato Werther nella mia vita, no? Quando ho conosciuto mia moglie avrei fatto qualsiasi cosa per lei, per non perderla, e ho fatto qualsiasi cosa. Quindi mi rispecchio molto in questo ruolo che finalmente debuttiamo qui a Modena. Io spero di farlo tante altre volte perché è veramente incredibile, è qualcosa di profondo, estremamente profondo. Per questa produzione già a luglio i teatri coproduttori hanno chiesto alla casa editrice Sonsogno di realizzare una riduzione per un organico di circa 30 esecutori della partitura di Massenet, che ne prevede un organico diciamo intorno ai 60, quindi una riduzione importante. Questa richiesta fu fatta a luglio perché già si prevedeva che la produzione non avrebbe potuto svolgersi secondo le forme tradizionali per la nota emergenza della pandemia, e per salvaguardarla, per farla comunque vivere, è stata fatta questa richiesta. Sonsogno ha fatto un grande lavoro perché in poco più di 3 mesi un suo arrangiatore, compositore di fiducia, ha riscritto l'opera. Da una parte ovviamente si sente molto perché Massenet proprio per i colori dell'orchestra, per gli equilibri orchestrali, aveva studiato tantissimo su questa partitura. Faccio un esempio. Siamo nel 1892 e Massenet introduce per la prima volta nella storia della musica, nella buca d'orchestra, il sax, che è uno strumento che ancora oggi non si vede mai a teatro, nei cosiddetti teatri colti, è tipico della musica jazz, eccetera. Bisognerebbe aspettare Kurt Weill, ma siamo già negli anni 20 del Novecento, per vedere questo strumento, diciamo così, sdoganato nell'ambiente cosiddetto colto. Perché fa questa scelta così particolare su un momento drammaturgico molto particolare, che è l'aria di Charlotte,
in cui il sax accompagna le parole di Charlotte: lascia che pianga. E poi è la famosa aria delle lacrime. Sulla parola lacrime entra la voce struggente del sax. È una visione rivoluzionaria per l'epoca, 1892. Quindi chi mette le mani su una partitura del genere sa di avere a che fare con un capolavoro non solo della musica, ma proprio in particolare dell'orchestrazione. In realtà è stato fatto un grande lavoro, perché diciamo così che questa riduzione restituisce quasi invariati tutti i colori originali di Massenet. Si j'avais n'y passé trop amer souvenir, Rédion c'était mal de la main qui la serre, j'ai fait loin de vous pour ne plus revenir. È un'opera naturalmente che presenta anche degli appuntamenti molto delicati dal punto di vista proprio della drammaturgia. Per esempio ci sono 2 baci al terzo atto e anche a quello che si chiama il quarto atto, anche se insomma è un po' una continuazione del terzo, perché c'è un flusso musicale continuo, appunto un bacio tentato da parte di Werther nei confronti di Charlotte e un bacio restituito a Charlotte a Werther moribondo. È chiaro che il bacio, come lo faccio il bacio? Cioè, il primo grande handicap è stato questo. E diciamo abbiamo trovato delle soluzioni alternative con l'utilizzo appunto di alcuni video, di alcune proiezioni che insomma in qualche modo potessero sottolineare, almeno come sensazione, come metafora, quello che era richiesto dallo spartito. Detto questo però, per un paradosso da queste difficoltà nascono poi la necessità di trovare delle idee e soprattutto la cosa più importante è di non tradire l'assunto poetico poi del testo di Massenet e prima ancora di quello di Goethe, che forse è ancora più rivoluzionario, ancora più contemporaneo rispetto a questa bella, tragica storia d'amore, diciamo, condita in salsa francese. Però credo, diciamo, che attraverso delle soluzioni meno prevedibili si sia lo stesso riusciti a salvaguardare come dire, l'architettura poetica di questo testo, che poi è la cosa che più mi importa. Alla fine, cioè, le istanze fondamentali di questo testo, appunto la passione, la frustrazione di un amore, la distanza non solo fisica ma anche metaforica dei personaggi, la gabbia di bugie, di ipocrisie, di menzogne, diciamo, che vengono costruite su alcuni personaggi, soprattutto Charlotte che vive in una eterna bugia. Paradossalmente questi ordini di stare distanti, di non toccarsi, di non baciarsi, di non espletare con un linguaggio fisico questi appuntamenti, forse sono lo stesso riusciti a emergere anche con questo nuovo tipo di, diciamo, di soluzione. La mia Charlotte è una Charlotte sognatrice, una Charlotte anche concreta, una donna che vive in maniera intensa tutte le sue emozioni, tutte le sue contraddizioni, tutte le sue insicurezze. È una donna combattuta da un amore, diciamo, corrisposto da parte di Werther, ma impossibile da vivere in maniera reale perché sposata a un altro uomo e per far fede a una promessa fatta alla madre in punto di morte. E quindi vive una dicotomia e una crisi profonde e durante il terzo e quarto atto vedremo proprio la protagonista femminile entrare in questo abisso di dolore, di sentimenti che non può permettersi di tirar fuori dati i canoni della società dell'epoca. Quindi tutto quello che soffrirà lo soffrirà apparentemente interiormente, in silenzio,
destinati soltanto alla sorella e poi a Werther nell'ultimo momento prima della morte. Ecco. Un ruolo estremamente dolce, pieno di nuance, di sfumature, ma anche pieno di rabbia. C'è un punto nell'opera, nel terzo atto, che sento profondamente, in quanto in un piccolo lasso di tempo Charlotte diventa quasi una rivoluzionaria e una blasfema, ecco. In un momento addirittura invoca Dio ma con rabbia, come se lui, vedendo tutto quello che lei sta soffrendo in quel momento, non intervenisse in nessun modo per alleviare la sua sofferenza. E quindi nella musica sento veramente un'esplosione di rabbia e di insofferenza, ecco. E comunque la musica francese di Massenet riempie questo teatro e riempirà tutti i teatri del mondo per tanto e tanto tempo. C'è un'altra ragione per la quale l'orchestra in questa partitura diventa per certi versi protagonista. Mentre studiavo e cominciavo ad approfondire lo studio di questa partitura qualche mese fa, mi rendevo conto che la melodia, il canto, la melodia, quasi mai è affidata ai cantanti. Ora, ricostruiamo un attimo la cosa. Come funziona l'opera in genere? Chiunque lo sa o se lo può facilmente immaginare. C'è un cantante che canta a voce spiegata una bellissima melodia e l'orchestra in buca che lo accompagna. Questa è l'opera, soprattutto l'opera italiana. Come mai Massenet ribalta questa prospettiva quasi completamente e lo fa soprattutto nei momenti più importanti, nei momenti drammaturgici più importanti, a cantare all'orchestra? Non sono i cantanti. Penso per esempio al Clair de Lune, al primo duetto d'amore fra Charlotte e Werther. Allora mi viene quasi da pensare che Massenet ci suggerisca che i cantanti con la parola arrivino a dire qualcosa, ma non l'essenziale. E l'essenziale, che non è più possibile che trovi forma espressiva appunto nella parola, viene detto dalla musica, dall'orchestra, da qualcosa che si trova nascosto in buca, che c'è ma che non si vede. È la voce dell'anima, mi verrebbe a dire. Cioè non la voce di ciò che uno vuole, di ciò che uno desidera, questo si può esprimere a voce, ma la voce di ciò di cui uno ha bisogno. E questa voce Charlotte e Werther non riescono a trovarla. È l'orchestra che ci racconta com'è il loro amore. Questo tema scelto da Massenet è molto significativo. Non è un tema, sono due temi su questo duetto d'amore. Ovvero sia, è lo stesso tema ripetuto all'ottava sopra. Tan tan, tan tan, tan tan. Segue quasi la teoria degli armonici. È come se fatta una nota ne entrasse in risonanza l'altra. Ecco come Massenet ci descrive l'amore fra Charlotte e Werther. Non un ti voglio tanto bene, non un mi manchi, senza di te non posso stare, ma qualcosa di più radicale, di più profondo. Quando c'è uno, l'anima dell'altro entra in risonanza per necessità. Gli armonici sono una legge del cosmo di cui non sappiamo la ragione, esiste.